Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima parte del 2000. Oh, grazie. E 23. Abbiamo la carta della Luna, amici dello Scorpione, periodo di introspezione. Quando c'è la carta della Luna si parla sempre di una sorta di ricettività. La Luna è collegata anche al mondo dei sogni, al subconscio e quindi potrebbe essere che vi arrivi qualche tipo di idea o di illuminazione appunto attraverso il sogno. O mi dicono che qualcuno ha già fatto un sogno premonitore e potrebbe realizzarsi nei prossimi 6 mesi. Andiamo a vedere l'oracolo della saggezza che cosa dice. La luna parla anche di passato, quindi potrebbero essere o situazioni o emozioni o persone che riaffiorano dal passato. Abbiamo costruire palazzi, carta numero 28. Qui sento che si tratta di una sorta di struttura che siete andati mano a mano costruendo. Tenete presente che quando c'è la luna si parla di proiezioni, perché la luna, qui è raffigurata molto bene, è illuminata solo per metà, la metà dietro non si vede. Quindi è come se voi vedesse solo la metà della realtà e per l'altra metà alla fine si può solo, diciamo così, supporre. Quindi fate attenzione a non costruire palazzi in questo senso, quindi a non farvi determinate credenze, convinzioni per delle vostre supposizioni, che sono poi quelle che si chiamano proiezioni, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se poi volete contattarmi, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Ho cambiato anche la lettura annuale rispetto a quello che facevo l'anno scorso. Vado a vedere un po' più in generale, diciamo, ogni settore della vostra vita nei prossimi 6 mesi. È una lettura estesa, sono 20 carte, mi direte poi voi se vi soddisfa, diciamo, la quantità di informazioni che arrivano. Allora, cominciamo con la carta della morte al contrario, un 4 di coppe al contrario, abbiamo l'asso di coppe, una regina di coppe e un altro asso, ma di spade. Quindi qui abbiamo una carta di fine inizio cicli e due carte di inizio cicli, di inizio percorsi. Allora, qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno in qualche modo di lasciarsi indietro, di troncare qualche tipo di, come dicevo prima, situazione, emozione, relazione, persona inerente al passato. Sento che qui si tratta di fare voi il primo passo, cioè dovete essere voi a fare il primo passo senza aspettarvi che arrivi un aiuto esterno. Il 4 di coppe parla sempre di qualcuno che è lì in attesa ehm, di qualche cosa in più, diciamo così, e perde di vista quello che ha già. In questo caso è al contrario. Quindi qui appunto rivalutate quello che già avete, cercate da lì di prendere delle decisioni e di... perché ripeto, avendo la carta della luna non avete neanche proprio, infatti poi abbiamo la regina di coppe, non abbiamo poi neanche tutta quest'idea chiara di quello che è questo tipo di situazione, di bagaglio, diciamo, che vi portate un po' dietro, ok? Mm, l'asso di coppe e anche l'asso di spade comunque mi dice che c'è qualche cosa di nuovo che inizierà. L'asso di coppe normalmente è riferito a un inizio di tipo emotivo. Sento che potrebbe essere per molti una nuova passione, un nuovo hobby, un nuovo percorso di studi. Quando c'è un asso c'è una nascita, un'espansione del cuore. Quindi mi scriverete poi se inizierete un nuovo percorso di studi.
Vi dirò, visto che c'è la carta della luna, potrebbe essere psicologia, potrebbe essere, scusate, psicoterapia, qualche tipo di corso olistico dedicato alle fasi lunari, dedicato alla donna. Ehm, lo sento un corso comunque femminile, diciamo così. Se foste uomini, potrebbe essere un corso creativo, o comunque un corso dove c'è da sviluppare il proprio lato femminile, il proprio lato appunto di creazione. Ehm, con la regina di coppe sento che c'è la necessità di, diciamo, ricalibrare, scusate, le zone d'ombra con le zone di luce. Qui la regina di coppe vi insegna, perché ripeto, ci sono delle proiezioni inerenti a una situazione, una relazione, magari la vostra vita in generale. Qui con la regina di coppe vi invitano a diventare madri di voi stessi, madri compassionevoli, madri amorevoli. Sento che c'è la necessità di venirvi un po' più incontro, probabilmente perché dovete superare questa fase di passaggio e riuscirete a farlo semplicemente aprendo il cuore, ok? Ma verso voi stessi prima di tutto. E l'asso di spade vi dirò che è l'arrivo di una chiarezza mentale che probabilmente qui mancava per quello che riguarda il vostro percorso di vita in generale. È una presa di consapevolezza, può anche far riferimento a una verità che viene a galla, un qualche tipo di comunicazione che farete. Andiamo avanti. Quando c'è l'asso di spade, normalmente è un asso che taglia qualche tipo di situazione. Vi ricordo che si iniziava la linea con la morte, al contrario, qualcosa che non si riusciva a tagliare, ma alla fine del semestre sento che riuscirete, insomma, a farlo. Allora, andiamo a vedere adesso le relazioni, ok? Quindi tutte le relazioni, famiglia, figli, relazioni di coppia, fratelli, amici, tutti. Ok, allora abbiamo la regina di spade, abbiamo un re di bastoni, un asso di denari, la carta del mago, un 4 di bastoni e il cavaliere di denari che mi è rimasto insieme e lo metto lì. Allora, relazioni. Vi dirò, vi sento bene, vi sento nel vostro potere personale, in quello che è la relazione di coppia, se già avete una relazione, e se non avete una relazione, ragazzi, qualcuno arriva. Nei primi 6 mesi qualcuno arriva. Andiamo poi a vedere man mano con gli oroscopi stagionali e, e via dicendo come si svilupperanno le cose. Però comunque c'è fortemente la possibilità, guardate, avete un asso di pentacoli, un mago, il re di bastoni e il 4 di bastoni e il cavaliere di denari. Come posso dire, avvicina, si va verso qualche cosa di concreto, verso una stabilità, verso una casa. Potrebbe essere una convivenza se magari vi state frequentando e non vivete ancora insieme. C'è un inizio di tipo concreto con questo asso di pentacoli, ok? È proprio un dono l'asso di pentacoli. Può arrivare qualche cosa, diciamo, in modo inaspettato. Guardate, se siete single, penso che molte persone, perché poi qui abbiamo un cavaliere di denari, è un cavaliere che va lentamente, però è concreto. Se dice che fa una cosa, la fa. Ehm, per quello che riguarda la famiglia, diciamo in senso un po' più allargato, nel senso di famiglia di origine, guardate, le cose sono piuttosto, diciamo così, incasellate.
non ci sono grossi movimenti da quel punto di vista lì. Ehm, Potrebbe esserci la necessità però di porre delle regole magari con qualcuno della vostra famiglia di origine. Non dico dei paletti, ma quasi degli avvertimenti, ecco, una cosa per questo stile, insomma. Mi parlano di nonni, quindi per qualcuno magari risuona, ecco. Ci sono dei nonni che magari viziano troppo i nipoti e allora dire un attimo, ascolta, magari dagli meno zuccheri da mangiare o non glieli dare proprio o cose di questo genere, no? Che alla fine sono regole che tra virgolette si danno, ma per il bene del bambino o della bambina. Ok, andiamo a vedere da un punto di vista lavorativo perché qui ragazzi sento che davvero potrebbe esserci una convivenza, un impegno più serio da un punto di vista delle relazioni di coppia. Se state aspettando il ritorno di qualcuno, potrebbe essere che torni. Andiamo poi a vedere a fine stesa, però vi dico già che abbiamo la carta della luna e qualcuno che potrebbe ritornare. Va bene, andiamo a vedere la sezione del lavoro, dell'economia, andiamo a vedere che cosa vi danno. Allora, abbiamo un 4 di pentacoli, un 10 di pentacoli al contrario, un re di coppe, c'era anche la regina di coppe qui. Abbiamo il carro al contrario. Vediamo che... Un re di pentacoli al contrario, un 6 di spade e un 9 di bastoni. Allora, ragazzi, è interessante perché avete 3 assi, un 10, un mago, sto guardando le altre carte, e la morte. Sento tanti inizi, fondamentalmente. E se vi devo dire sul lavoro, avendo questo 10 di pentacoli al contrario, siete vicini, vicini perché è al contrario, a quello che potrebbe essere il compimento, a quello che potrebbe essere anche eventualmente la firma di un contratto, magari una proposta che voi non vi aspettavate, perché comunque, ripeto, abbiamo un sacco di assi, quindi ci sono dei nuovi inizi. Ehm, Vi consigliano di non fare movimenti azzardati se già avete magari denaro, se avete possedimenti, insomma, non fate tanti movimenti, ecco, a livello finanziario. Questo è un po' quello che vi consigliano per il primo semestre del 2023. Ehm, Sento che il lavoro vi assorbe, comunque in questa prima parte del 2023. Non fatevi assorbire troppo perché tra il lavoro e tutta questa fase di trasformazione spirituale, diciamo che siete un po' fermi, ve lo dice anche il carro al contrario, qui non c'è, ma giustamente avete anche la morte al contrario, siete in una fase, in una sorta di trasmutazione, ok? E il carro al contrario vi dice che comunque non state agendo. Anche proprio da un punto di vista lavorativo, probabilmente c'è qualcuno che non sta facendo più di quello che viene chiesto, o se siete autonomi, ipotesi, non state portando, diciamo così, innovazione in quello che è il vostro lavoro. Sento che comunque per qualcuno si potrà parlare di una sorta di, diciamo, non completamento o piccola disarmonia in quello che è il gruppo di lavoro. Qui è perché una parte che fa parte di questo gruppo di lavoro è molto emotiva, mentre l'altra parte è molto razionale e quindi ci si incastra un pochettino, diciamo così. Il consiglio qui è di fondamentalmente prendere le distanze
da un certo tipo o di persona, perché comunque è un re di pentacoli, o da un certo tipo di gerarchia, mi dicono. E io aggiungerei come vi posso spiegare? Uhm, di ruolo, mi verrebbe da dirvi. Cioè, non lo so, per esempio, se ci sono quelle persone, vi faccio un esempio sciocco. Ci sono dei medici che invece di, come vi posso dire, essere attenti a che cosa introduce il paziente, appena il paziente arriva e ha un sintomo, gli danno delle pastiglie, senza magari provare cose alternative o un po' più leggere, ecco. E questo è un esempio come un altro, è il primo che mi è venuto in mente. Ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. E quindi, perché normalmente quando c'è un re di denari, può parlare di persone che hanno una carriera di studi lunghissima, quindi psicologi, avvocati, medici. Adesso poi voi, mm, insomma, applicatelo alla vostra realtà. E può anche essere solo una forma pensiero, perché comunque qui abbiamo un 6 di spade che dice proprio di allontanarsi o da questa persona o da questo tipo di persone o dal tipo di forma di pensiero a cui fa riferimento il re di pentacoli, no? Quindi la forma pensiero molto analitica, studiosa, che per carità il re di pentacoli in realtà è una persona molto, molto generosa, istruita, con la quale si può parlare, che è comprensiva, però qui con il 6 di spade vi dice che c'è la necessità di creare le proprie barriere. Ehm, Mi verrebbe da dire di non appoggiarvi troppo a persone esterne, soprattutto se siete autonomi. Non affidatevi al 100% a quelli che possono essere i consulenti. Ecco. E avete il carro al contrario, quindi valutate bene quelli che potrebbero essere eventuali progetti, eventuali movimenti o spostamenti da fare inerenti al lavoro proprio. Andiamo avanti, vediamo come terminiamo la stesa. Sono 20 carte, in realtà sono tante, però non lo so, sento che così arrivano molti. No, queste sono troppe. Molte più informazioni, si va a toccare un po' tutti i punti. Ok, abbiamo un 4 di spade al contrario, la regina di pentacoli, abbiamo il diavolo, un altro re. Guardate, sono tutti 4, avete 4 re e 2 regine, 3 regine. Queste sono troppe. Una sola per piacere, grazie, grazie. E un cavaliere di coppe. Allora, 4 di spade, regina di pentacoli, diavolo, re di spade e cavaliere di coppe. Allora, questo 4 di spade lo sento molto collegato con la carta della morte. Qui c'è qualche tipo di malessere, per qualcuno si tratta proprio di depressione o comunque di un forte, di una forte tristezza interna, ok? Perché comunque la luna porta sempre quei pensieri un po' di malinconia, di tristezza. E sento che comunque vi state facendo condizionare da questo tipo di non sicurezza, di non guarigione, perché comunque il 4 di spade è la carta della guarigione di una persona che si prende un periodo proprio per ricaricare le pile, per fare quel tipo di riflessione, insomma. C'è qualche cosa, qualche ciclo qui che dovete chiudere, che dovete trasmutare. Per qualcuno fa riferimento a una persona che avete appena perso, a livello fisico, proprio. O magari una persona che avete perso non proprio di recente, però che fate fatica anche un po' a lasciare andare. La regina di pentacoli, guardate, io in realtà tutto sommato vi sento bene, sia a livello economico, sia a livello personale. Avete 3 assi, un mago, è vero, c'è la carta del diavolo. Sento che potrebbe esserci qualche tipo di condizionamento, probabilmente,
quello che vi posso dire, allora, a livello di salute fisica, anche se non parlo mai di salute, però giusto per dare una dritta, ok? Potrebbe essere utile muovere di più le gambe, lavorare le gambe comunque, mi parlano di gambe, gambe, piedi, anche primo e secondo chakra fondamentalmente. Se non sapete cosa sono i chakra, nelle playlist del canale trovate una raccolta che parla proprio di cosa sono i chakra, come funzionano e come lavorarli. Questo diavolo, sì, mi parla di una sorta di condizionamento che potreste avere voi. Guardate, per qualcuno fa riferimento alle persone che vi circondano, per qualcuno è la luna, quindi è qualche cosa che vi condiziona dall'infanzia, dal vostro subconscio. Quando si parla di subconscio, normalmente sono credenze limitanti che non si è consapevoli di avere e che lavorano e che condizionano. Diciamo che quando c'è il diavolo c'è sempre una sorta di tossicità, una sorta di lato oscuro. Ehm, Vi dirò, fate attenzione alle persone alle quali vi appoggiate. Mi verrebbe da dire a livello lavorativo, ok? Anche in famiglia sento leggermente questa tossicità, ma io non credo che sia qualcosa di voluto per ferirvi, è più una rigidità della persona per mancanza di amore proprio, cioè di amore nel senso come se non avesse ricevuto amore. Sento che c'è una persona piuttosto rigida a livello della vostra famiglia di origine, o può essere un fratello, una zia, però comunque con la quale non c'è esattamente questo rapporto affettivo, di affetto, ecco, che potrebbe condizionare un po'. Ma condiziona perché? Perché sono quelle persone che vi fanno vedere le cose o bianco o nero, è così e punto. E quindi giustamente hanno una visione molto chiara della situazione e vi scombussolano. Per qualcuno fate attenzione invece perché il diavolo è una contaminazione della vostra energia un po' più seria, un po' più pesante. Mm? Ehm, Potrebbe, io sento molto forte, c'è una persona intorno a voi di una certa età, con una certa influenza, è una persona che secondo me sa parlare, o comunque per come lavoro, come professione deve parlare, no? C'è questa persona che è troppo brava a parlare, quindi fate attenzione a non farvi manipolare, perché abbiamo due carte che messe vicine parlano di manipolazione. L'ultima carta è il Cavaliere di Coppe. Sento che qui fa riferimento al un passo che dovete fare voi. Non so se è il passo riferito alla situazione emotiva, sentimentale, relazionale, piuttosto che a quel passo che qui con il carro al contrario non viene fatto, quel movimento che in avanti non viene fatto. Ragazzi, può anche essere che ci sia qualcuno che vi faccia l'offerta, perché qui vediamo che comunque abbiamo la carta dei contratti. Può essere un contratto lavorativo, può essere un contratto di matrimonio, può essere un contratto per una casa, per una macchina, sì, potrebbe anche essere per una macchina. Mm, diciamo che non lo sento tanto perché il carro è il contrario. Il carro è proprio l'arcano maggiore che parla dei mezzi di trasporto, no? In generale proprio. Va bene, andiamo a vedere con Osho. Che cosa ha da dirvi lui e che cosa ho da aggiungere poi dopo io. Grazie. Allora, abbiamo stress e guardate, lo vedo qui, ok? Perché altre carte di stress non ce l'ho. Sì, forse il 4 di spade al contrario, perché comunque parla di una persona che avrebbe bisogno di prendersi un tempo di riposo. Poi abbiamo consapevolezza, che è un asso di spade e ve lo metto qui, quindi è la presa di consapevolezza al mettere in ordine i pensieri. ehm, Sento che è come se arrivasse una sorta di illuminazione a livello personale, ma succederà
nel momento in cui voi riprendete contatto col vostro lato femminile, sia che siate uomini sia che siate donne. Riprendere contatto col lato femminile vuol dire, ok, mi rendo conto che c'è una sofferenza o un lato d'ombra, perché non necessariamente è una sofferenza, anche se normalmente sì, però mi rendo conto che c'è un lato d'ombra, lo guardo, cerco di capire perché per me è in ombra e una volta che ho preso consapevolezza, che pian piano lo porto a galla, lo illumino, quindi non è più un lato d'ombra, sono consapevole di questo mio atteggiamento e di conseguenza riesco a gestirlo e a reagire in modo diverso. Ecco, infatti, abbiamo la trasformazione che tra l'altro è l'arcano della morte, è il cambiamento, il rinnovamento, ma sento che sarà una cosa che succederà proprio a livello personale, dentro di voi, perché nella prima linea abbiamo, diciamo, quello che è un po' la parte, se vogliamo, più spirituale, no? Di questo 2023. Ripeto, da un punto di vista pratico vi sento bene, potrebbe esserci questo avanzamento, questa firma di questo contratto, sia che siete senza lavoro in questo momento, sia che vogliate ampliare il lavoro, o sì, ma secondo me sì. Dovete spingervi voi, dovete fare voi delle proposte, delle innovazioni, mi viene da dire. Andiamo a vedere ancora un koan, un messaggio tibetano su cui meditare. Scrivetemi poi nei commenti se la lettura vi piace, potete anche mettere like se vi piace. I semi del passato sono i frutti del futuro. Guardate, ce lo sento molto con la carta della luna. Quando vi dicevo i condizionamenti che lavorano sotto e di cui noi non siamo consapevoli, abbiamo anche la carta del diavolo che parla di condizionamenti. Quindi per molte persone si tratta di capire che cosa si è seminato in passato. Quali sono i semi del passato? I pensieri, perché con il pensiero, con la mente crea. Ok, quindi i pensieri che io faccio oggi si realizzeranno in un futuro, è così che funziona la legge di attrazione. E i pensieri che ho fatto nel passato sono la realtà che io sto vivendo oggi. Quindi se siete in una realtà di M, chiedetevi che tipo di pensieri fate, perché se voi siete convinti che la vita sia dura e avete questa credenza limitante di base, nella vita vi si presenteranno sempre occasioni per cui voi possiate rinforzare la vostra credenza limitante, perché attirate quel tipo di vibrazioni, siete sintonizzati lì, avete l'onda radio sintonizzata lì e quindi quello vi arriva e di conseguenza continuerete a essere convinti che la vita è dura. È un cane che si morde la coda, diciamo, ma andando a controllare le proiezioni che fate e i condizionamenti del diavolo, sento che riuscirete a piantare semi futuri migliori. Ma qui arriva, c'è la chiarezza mentale, c'è la presa di consapevolezza e che dovete entrare in contatto, vi ripeto, con la vostra parte femminile, dovete permettervi di vivere i sentimenti belli ma anche quelli brutti, perché quelli brutti sono quelli che di solito la luna spinge in fondo, dove non si vogliono vedere, perché fanno male. Normalmente è così poi che si crea la zona d'ombra. Ok, andiamo a vedere una carta delle fatine. Abbiamo autenticità, ecco, e la fatina si toglie la maschera, è proprio quello di cui abbiamo parlato adesso, quindi ve lo ribadisce. Toglietevi la maschera, ma verso voi stessi più che tutto. C'è una carta di questo oracolo che si chiama Conoscenza Profonda ed è una carta che vi invita a chiedervi il perché di certi comportamenti, di certi movimenti, perché una volta che voi siete consapevoli del reale motivo che c'è dietro una situazione, un comportamento, un'azione, diventate più consapevoli di anche certe emozioni, delle dinamiche, dei movimenti energetici, perché comunque tutto viaggia energia, tutto viaggia a cicli. Mm? Cari amici dello Scorpione, fatemi sapere se vi sono arrivate abbastanza informazioni così.
Se vi è piaciuta la stesa, ripeto, potete mettere like, potete condividere, commentare, potete iscrivervi, perché no? Potete fare una donazione, ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!